Buonasera, si vede il gioco? Si vede il gioco. Ah, cominciamo. Andiamo di masti qua. Ok, quindi il vasino non è servito un cazzo. Ho sprecato 3 vasini così. Allora, aspettiamo che se ne vanno e poi le andiamo a sistemare una per una. E va bene. Facciamo come ieri sera, facciamo subito. Ciao Ale. Ciao bellone, come stai? Allora, sistemiamo quello intanto. Aspetta. Oh, come cazzo hanno fatto a scamarmi? Ce la dovrei fare, Ok. Come ha fatto a scamarmi non si sa. Abbastanza bene, dai. Scusa un attimo. Ok, mi sembrava poco centrata. Allora, continuiamo. Ok. 2 sono di sotto. E 4 di sopra. Bene, direi. Ok. Oh, ne arriva uno. Ne arriva uno e ne arriva un altro sotto. Ok. I heard something. Carica via, veloce. Ok, e un altro è andato. Ce ne restano 5. Mamma mia. Ce ne restano 5. Ok, di là. E se non vado di là purtroppo non vedo quelli sotto. Ok, quelli non si muovono. Allora, aspettiamo, vediamo se ne vanno. Il problema saranno le 2 guardie di sotto. Ok, non ho sentito, vaffanculo. Oh. Finalmente. Ok, è andato anche questo. Purtroppo devo rifarlo. Avessi saputo l'avrei fatto off stream. L'avrei fatto off stream prima della live. Ma non lo sapevo. Ok, 2. Quello sotto. Aspettiamo.
che quello rimarrà sotto vita. Provi su, come te sbagli. Ok, aspettiamo, se ne va. Ok, è andato anche questo. Un pelo in bocca. Gnammi gnammi. Gnammi gnammi. Oh, cazzo me ne frega se non li nascondo là dietro. Allora, di sotto sono finiti. Quindi c'è rimasto questo. Ok, sono due. Uno sopra e via. No, tecnicamente non dovrebbe vedermi. Aspettiamo, se ne va. I heard something. Ok. Potrei metterlo per terra quando... Vediamo se funziona, dai. Quando uno dei due tornerà giù, a meno che non tornano giù tutti e due. Quando lo vede per terra lo stendiamo. Vediamo se funziona. Non vengono giù in due, vero? No. Seriamente? Seriamente? Va bene. Ora direi che dovrò pestarli. Ok, dovrebbe essere venuto giù. Ora passa, I heard something. Via, veloce, veloce, veloce. Ok, non c'è questo. Buonissimo. Non so perché li sto mettendo tutti qua dentro, ma... cose mie. Ok, vediamo se riusciamo a... I heard something. sistemarlo. E anche questo è andato. Ok, dovrebbero essere finiti. E andiamo via con lui. Lasciamo qua il tipo e andiamo a vedere di qua. Non mi ricordo cosa c'era. Ah, nulla. Ho spaccato tutto. Perfetto. Vieni con me. A posto. E andiamo su. Deve salvare l'ascensore. I went up in the private elevator of... Lieutenant, they found a bullet in the carbonized corpse head. A bullet? So it wasn't us after all. Colonel Harris was murdered. Hey, friend, don't look at me. I haven't killed anyone. I'm not your friend. For fuck's sake, shut up. Wachowski, send the bullet to Science Officer Hollister for analysis.
And tell him to collate it with the gun Mr. Fox had on him. Maybe we'll have a surprise. I want the results of that 5 minutes ago. Understood? Yes, sir. Ok. That asshole General X had some cool music equipment. Multi-band equalizer, auto-amplified subwoofer, and... no way. Double-deck cassette player. Fuck, you could record directly from one cassette to another. Noi siamo invidiosi, ma non possiamo distruggerli. No. Vabbè, portiamo via il nostro amico. E andiamo dentro al bagno. Oh, finalmente. Tanto non abbiamo anche... Come funzionava? Vabbè. Va bene. Vediamo se possiamo distruggere qualcosa qua. No. Va bene, andiamo. Ho visto 2 casse. Ok. Tutto ciò mi fa pensare, Fuck! I found out that bastard kept a fully stocked armory behind his office. Tutto ciò mi dà da pensare, Ok, ci servirà sicuramente le granate. Oh là là, quanta bella roba. Ovviamente distruggiamo anche il resto, E andiamo. Ovviamente c'è il buff finale. Il buff finale. Allora, dobbiamo cercare... Ciao, sono un Epic Fan. Benvenuto nel mini artbook digitale di UnMetal. Il Metal è un porting di un gioco che ho creato per MSX chiamato Edizione of War. Questa è una presente versione grafica di UnMetal. Ok, se ne frega qualcosa? No, leggiamo tutto, dai. Sembra familiare? Certo, questo è il primo modello dell'intro che omaggia le team. All'inizio avevamo creato una schermata speciale per le regole di UnMetal. È stata rimossa perché era troppo fastidiosa. La mia prima idea era un menu giocabile, vestuto spostati senza essere individuato per cambiare le opzioni. La schermata dei suoni, dovevi colpire delle case per cambiare il volume, è stato tutto scartato. Avevamo creato Jesse Fox per un progetto chiamato African 8. Sfortunatamente la campagna Kickstarter non ha avuto successo. Questo è il primo concept. Il tipo tosto è obbligato a lavorare come testo perché l'azione per no profit. Gesso 740 immagini, coprono 210 animazioni. Ci sono più di 3000 immagini per animare tutti i personaggi. Ovviamente si è voluto nel corso del tempo. Iniziamo aveva un logo metallico ispirato ai film militari degli anni 80, quelli belli. La prima demo pubblicata abbiamo cambiato il titolo con una versione più minimalista. Alla fine sentivo che mancava qualcosa. Abbiamo provato con le lettere cromate, ma questa sarebbe stata la versione definitiva. Rilasciando un gioco, alcuni artwork sono utili per il marketing. Ecco un modello di Jesse che si prepara a combattere contro un carro armato. Questa versione mostra la vicina di Jesse Fox contro il carro armato. Bisogno di un'arma più grande, di una pistola. Va bene, vuoi leggerlo?
Siamo tutti felici. Saltiamo, magari si dà qualcosa. No. Ok, tutto molto bello, ma io so che qua... Ok, questo è sempre quello. Ma non è che tutte le volte che ci passo davanti puoi rompere i coglioni. Ma dove cazzo l'ha messo? Non mi dire che devo tornare giù. Impazzisco completamente. Ci manca l'ultima tessera. Ci manca l'ultima tessera. Tu vieni qua. Ne posso portarne dietro. Il tipo. Ecco, qua non c'è niente. Questi li ho spaccati. Dobbiamo andare giù. Non scendere ancora. Più giù non ci va. Ma che cazzo ho lasciato andare? Ma non c'è niente. Qua giù non dovrebbe esserci nulla. Infatti. Allora, l'estintore. Andiamo a vedere dove ho distrutto tutto. Ah, questa è anche chiusa. Nel doppio. Ok. Questi non hanno nulla. Questi non hanno nulla. Nulla di interessante. Dove cazzo sta? Non è nemmeno lui. L'unica cosa non mi fa distruggere è questo. Non mi fa nemmeno andare via. Che abbia sbagliato qualcosa. Nemmeno questo mi fa usare. Nemmeno questo. Non so veramente che sta cazzo devo fare.
solita storia. E usiamo sempre Google. Ok. Ok, sì, sì. È un po' diverso da quello che ho trovato io, eh. Ok, salva. Va bene, qua ho trovato tutta la roba. Sono un coglione io. Sono un coglione. Ma intanto facciamo una cosa. Non si sa mai. E ci mettiamo questo qua. Giustamente devo andare di sopra. E andiamo su. I finally reached the last floor. Lieutenant, we already have the ballistics results. And? You are right, sir. Ballistics established that the bullet was fired from Mr. Fox's gun. You killed Colonel Harris, you bastard! Sergeant, behave. Sir, permission to execute that assassin! Permission denied. First off, we can't confirm the identity of the victim until we have the forensics report. Second, according to policy, Mr. Fox has the right to finish his story. Mr. Fox, continue. And you better not contradict the evidence we're collecting. E andiamo. Mr. Fox, leaving so soon and without a farewell. That's not very neighborly of you. And what's that on your shoulder? That's personal property, Mr. Fox. Haven't your parents taught you never to steal? General X stood in my way, assuming it was really him and not another hologram. Are you asking yourself if I'm another hologram? Well, yeah. Haha, no, not this time. It is I, in the flesh. Good. Then I'll... Put a bullet in my head. You read my mind. Please tell me, Mr. Fox, how does one shoot that which they cannot see? What? What the fuck? Do you like my new device, Mr. Fox? Optical electronic hollow camouflage, the latest in nanotechnology. Obviously, if you start firing randomly, there's still a chance I may be hit. I believe dumb luck is a concept you're fond of? So if you don't mind, I invite you to expend some ammunition with some friends. Ok, so cosa fare. Allora. Questo e questo.
No, ma sparate le 2 colpi, Do you have many bullets left, Fox? I imagine not. I suspect you've stashed some grenades, though. Let's find out. Oh la madonna. Mi ha shottato. Mr. Fox, leaving. Quindi quelli non ci servono. Ci ho fatto beccare come un coglione. Prima di colpire che tu tira prima, senza farmi colpire. Tutti alla prima, accetto. Oddio quanti siete. Do you have many bullets left, Fox? Ah, ti porto fuori uguale. Not. I suspect you've stashed some grenades, though. Let's find out. Cioè, ma come? Devo schivarlo. No, cazzata grossa. Qui anche pure, porco due. Ok, andata. Ma sparagli. You should be low on ammo by now, which means it's time to comfortably finish you. By the way, I'm sure you may have noticed by now, while you were distracted with my friends, I took the liberty to follow you around and recover some of my stolen property. Tanto io da metterlo finite. No. Ok, difficile. 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 Devo cercare di non farmi colpire qua. Vai. Ok. Buono. Do you have many bullets left, Fox? I imagine not. I suspect... No, non devo farmi colpire, porco due. Cioè, ma sono un coglione per la... dai, sono veramente un coglione quando mi ci metto.
questo lo mettiamo così, questo lo mettiamo così. Bullets left, Fox. Ok, I via. imagine not. Donna. Dai, come hai fatto a colpirmi, mannaggia te. Ma se lo... vabbè. Va bene, posso schivare proiettili nemessi. E questo... E questo... così, dai. Va bene. Mr. Fox. Sì, sì, tutto molto bello. Madonna, quando mi faccio colpire a cazzo. Mr. Fox. I coglioni. Sì, sì, molto bello. Ma come? Stiamo così. Sì, sì, va bene.
Madonna. Niente, non ce la posso fare. Le bende tanto sono inutili. Mr. Fox! Cambiamo le cure, tanto sono inutili. Potrei anche abbatterli così. Senza... non si fermano. Non si fermano per sparare. Dai, porco dio. Mannaggia me. Che due coglioni. Mannaggia che palle, oh. Come faccio a schivarlo? Porco due. Come faccio a schivarlo se fa l'autoschivata di 1 centimetro? Dai, ma che è sta cagata? Mr. Fox! Mamma mia. Cerchiamo di colpirli. Possibilmente. Do you have... Ah, ma spara più veloce. Well, you should be low... Oh, tutti l'ho presi, Dai, ma come faccio a schivarlo, porco? Ma nemmeno le bende. Cioè devo morire così? Vabbè.
Cioè, devo morire così perché mi ha fregato le bende. Ops, ho messo facile. Sono rotti il cazzo, voglio finirlo sto gioco. Veramente rotti i coglioni. Mr. Il gioco va finito. Non mi interessa. Non mi interessa come. Voglio finirlo, anche se devo giocare facile. Do you have many bullets left, Fox? I imagine. Bene, finito anche. Ok. Well, you Sì, should sì, be low non on rompere i coglioni. You Cosa? managed to injure me, Mr. Fox. Sincerely, this was beyond my expectations. Luckily, you've brought my first aid kits. Hope you don't mind that you're missing one. So, you've been stealing my stuff. Your stuff. Everything you've acquired is from my base, Mr. Fox. And as the proverb states, one who steals from a thief will receive 100 years of pardon. That bastard had been stealing from me while I was busy destroying his machines. And I'm sure he was going to steal more stuff as he needed it. Sì, ma... Ho finito i colpi. Finito i proiettili. No. Ma poi le finiamo tutti e due. Come? Vabbè, vediamo questo. Bravo io che mi sono fatto beccare, You've run out of first aid kits, Mr. Fox. Unfortunately, you'll be unable to heal yourself anymore. Fortunately, it also means that you've run out of them. Which adds to the thrill. Let the best man win. What the fuck? You bastard! Mr. Fox, first you complain because I remove your belongings. And now you complain again when I return them? What? Cheer up. I simply gave back your rusty wire. Although, maybe I've been a little brusque. You can find it between your ribs. By the way, Mr. Fox, let's see if you can kill me before bleeding to death. Good luck.
E con cosa dovrei colpirlo? Scusate. E con cosa dovrei colpirlo? Che ho finito tutto. Mannaggia la ho capito, ma non li mette, quindi. Tutto, con cosa lo colpisco? Con cosa dovrei colpirlo? Ho 12 colpi, 12 granate. No. Ma come che avevo colpito? Vabbè. Sto per tirare una fila di bestemmie che non ha fine. Il problema è che ho poco di questo. Sì, dai. Porco. No, è veramente una cosa allucinante, sta diventando,
una volta, Sì, tutto molto bello. Ok. You've run out of. Non per coglioni. Mi dai quelle fottutissime granate? Vai a cagare una volta, dai. I have underestimated you, Mr. Fox. Boss defeated. Non me ne frega un cazzo che era facile, mi ho rotto i coglioni. What are you waiting for? Finish me. Time without paying for your crimes? No way. I'll take you to a trial so they condemn you and lock you in a cell to rot for the rest of your life. I see. Tell me, Mr. Fox, how are you going to take me if you can't move? What? You're so predictable. I knew you wouldn't kill me or let me die. Just like all of my other subordinates, they consistently led you directly into my trap, Mr. Fox. Honestly, I hope you were going to surprise me again, like that little spark in the basement. But once more, the pen is mightier than the sword. By the way, thanks for volunteering to test my new paralyzer. The discharge it releases shuts down the whole peripheral nervous system. You should have killed me when you had the chance. See you never, Mr. Fox. See you never, General X. Are you alright, son? Don't worry. The effects on the paralysis will wear off soon. But it's not prudent to stay here. Come on, stand up, Fox. I'll help you walk. Oh, finalmente. Colonel Harris and I went to the helicopter. A few minutes later, when I regained my motor skills, we took off. Lieutenant, we have the forensic report of the carbonized corpse. Hand it to the sergeant. Dismissed. Yes, sir. Looks like we can finally prove that Mr. Fox has been lying. Sergeant, what does the report say? And the physiological study confirms that the corpse with identification C4423 measures 3 inches taller than Colonel Alan Harris, disproving his identity. What? Then he's not the colonel. Of course not. I told you, Sergeant. Care to explain this, Mr. Fox? Are you going to tell us that he was tortured on a rack until it stretched him 3 inches? That would be ridiculous. He's not Colonel Harris. I never said he was. You what? You just told us that you both flew away in that helicopter. I told you we escaped together, but never said that corpse was Colonel Harris. In fact, I have no idea who it is. Are you sure you found it in the helicopter? Did you plan it yourselves to incriminate me? Like some dirty cops? How dare you! Enough games, Mr. Fox, enough! We'll find out who you are and then we'll execute you. What now? What the hell is happening in here? Colonel in the room, salute! At ease. Colonel Harris? You're alive. Sir, we thought you passed away. As you can see, Lieutenant, I'm alive and kicking. Why is this man handcuffed? We were interrogating him. He's a spy that we captured, sir. A spy? Are you pulling my leg? He's a civilian who was imprisoned for a crime he didn't commit.
He's also the man that not only saved my life and freed me from the ex-army base, but also he found classified information about Operation Jericho that will be essential in stopping the ex-army. For goodness sakes, that man's a fucking hero. Release him immediately. Yes, sir. Did you tell them your heroic feat, Fox? I was at when we entered the helicopter, Colonel. But it looks like they found a corpse in the helicopter. But fuck, I don't know who he is. They say he has a bullet in his head, and it came from my gun. But I haven't killed anyone. That corpse was General X. I killed him with your gun myself. Don't you remember? See you never, General X. Later, while you were regaining your senses inside the helicopter, I retrieved General X's corpse and dragged it to the helicopter's aft. That bastard was heavy. In the air, you know what happened. Hurry up, Fox. They're following us. Don't rush me, Colonel. I'm getting used to the controls. This piece of junk has levers and buttons everywhere. But don't panic. I think we'll be able to reach Allied territory before they catch up. Then I'll call the cavalry. Charlie, Alpha. 54438, do you copy? Damn it, this radio isn't working. Fucking piece of shit. Don't worry, Colonel. As soon as we reach Allied territory, they'll stop pursuing us. Don't worry. Son, with no radio, when this fully armed piece of Soviet junk pings their radar, the first thing they're gonna do when we don't answer is take us down. Fuck. So we'll be shot at if we keep going, or we'll be shot at when we turn around? Affirmative. We're between a rock and a hard place. We'll abandon the helicopter as soon as we cross the border. I'm gonna search for the parachutes. But jumping would still be risky in this jungle terrain. You have them, Colonel? We're nearly there. There's only one, Fox. You jump and deliver the documents to the Allies. Are you insane, Colonel? They won't believe me. And you don't know how to pilot this junk. I'm dead to them anyway. You're young. You have your life ahead of you, son. Take this ring, show it to them. They'll believe you. Fuck, it reeks of shit. Well, that's because those asshole bastards were going to snatch it as they put their hands on me. So I hid it in the only safe place I had left. My ass. Come on, son, put on the parachute. Colonel, you need to jump and tell them everything yourself. We argued about who had to jump, but I had to admit that Mr. Fox had one convincing argument. Fox, what are you waiting for? Hurry up, son. We're running out of time. For heaven's sake, put on the parachute. The next thing I remember was waking up, hanging from the parachute tangled to a tree. The owner of a farm who spotted me arrived a few minutes later. After tending to my wounds and offering me food, he was so kind as to bring me here to the base. The lieutenant and the sergeant were shocked and immediately apologized. A few days later, Ma il cappio come l'ha fatto? the army decorated me with 2 medals. Jesse Fox, for rescuing an MIA military colonel and recovering intelligence on Operation Jericho. I, Colonel Alan Harris of the 5th Battalion, Dopo award controllo. of Purple Cross of Civilian Courage. That medal really exists? It didn't. They had to invent it, as they had nothing that they could provide for a civilian. You're also awarded the Gandhi Medal of the National Idiot. National idiot? Well, I received it because I didn't kill any enemies at all during the escape. As you know, militaries don't get why killing is wrong. Well, at least we agree on that. So, thanks to the documents I found, the Allies could find and sink every related submarine.
The military base, docks, and Omega building were the target of a large operation. Everyone was arrested. Robert the paparazzi published the story and won a Pulitzer Prize. The two doctors and their two fathers dedicated themselves to finding a cure for cancer using nanonuclear weapons. Wasn't it one doctor? That's what they wanted us to believe. The captain of that boat retired with my $50 million, but he died of gonorrhea the week after. Seriously? Nah, but he would have deserved it. Do you remember Private Mike, the one I found hammered and whose leave I obtained? Well, he could finally visit his daughter for her birthday. Hello? Daddy! And I went back to my old life as a smuggler. The end. Wow. Jesse, that's the most incredible story ever told. My god, you have an amazing imagination. You should be a video game writer. You don't believe me? Not a word. Thank you very much, Miss Incredulous. Hey, who are those guys? Must be an improvised patrol. Don't say a word if they don't ask you anything. Good morning. May I see your passports, please? Good morning. Here you are. Very well, let's see. Fuck. You're Jesse Fox! Yeah, that's me. Holy Jesus, I can't believe it! Hey, Jimmy. Who is that guy? Fuck, Mike, he's Fox! Mike. The one who rescued Colonel Alan Harris and prevented the nuclear attacks. I really admire you, Mr. Fox. You're a fucking hero. Thanks, soldier. Here are your passports. Go, drive carefully. Another Sita. Are you okay? You've been very quiet. Stop the car. What's up? Then it's true. It's all true. Now do you believe me? Kiss me. What? Kiss me now. Uno scorrimento veloce. Non voglio saltarlo perché non si sa mai con quelli della Epic. Hey, Jimmy. Who the fuck is this Colonel Alan Harris? I don't know. Yesterday I met that guy in a bar. He was nice. I told him that I was going to slog as a guard here today. And he said if I pretended he rescued the colonel and prevented nuclear attacks when he drove by, that he'd give me $100. $100 for saying 4 sentences. Can you believe it? Good morning. May I see your passports, please? Good morning. Here you are. It's been the easiest $100 ever. Fuck. People make up stupid shit just to score. Yeah, dude. Bellissimo. Bello, difficile. Ma bello. Adesso prendere qualche clip e farci qualche video per YouTube o su TikTok. Allora. Ok, è riuscito a farlo bestemmiare. Allora,
Sono le 11, facciamo una mezz'oretta di Fortnite. Dai.